22 novembre 1963 è una data che è passata alla storia non solo americana, statunitense, ma del mondo intero. Quel giorno, o meglio per noi europei, quella sera, perché parliamo di quando ormai il sole stava già tramontando sul vecchio continente, tutti quanti, soprattutto chi ne ha ancora memoria di quella giornata particolare, di quella data particolare, tutti quanti hanno trattenuto il respiro. Non accadeva da tanto tempo che un presidente americano in carica morisse non di morte naturale o di malattia, ma ucciso, assassinato. Tra l'altro, la grande novità, assassinato con tanto di riprese fotografiche e cinematografiche. Quelle immagini impressionanti della limousine all'interno del corteo presidenziale sul Daily Plaza che imbocca la strada per il tunnel verso Fort Worth e i colpi d'arma da fuoco. Il presidente che si accascia in avanti, poi un altro colpo che sembra spaccargli la testa, come se fosse un cocomero. L'esplosione della calotta cranica, la scorta che accorre, la moglie disperata che urla, piange, cerca aiuto e tutto attorno lo sgomento, le urla della folla. Sono queste le istantanee della morte di John Fitzgerald Kennedy, una morte che ha lasciato tanti, troppi interrogativi lungo il percorso. Interrogativi che ancora oggi, secondo i sondaggi Gallup, che è uno dei termometri più affidabili dell'opinione pubblica americana, non sono stati dissipati. Secondo questi sondaggi, una percentuale tra il 20 e il 30% degli americani si fida delle conclusioni tratte dalle indagini di polizia, della magistratura e poi della commissione Warren, la commissione istituita dalla politica statunitense per fare luce su eventuali complotti per uccidere il presidente. Una commissione che ha confermato il lavoro degli investigatori. A sparare, a uccidere il presidente è stato lui, Lee Harvey Oswald, un personaggio molto borderline, un personaggio di cui si è detto di tutto il contrario di tutto, che fosse un comunista convinto, un agente infiltrato, un provocatore, un false flag, una falsa bandiera. Ancora oggi non sappiamo esattamente cosa abbia fatto Lee Harvey Oswald per entrare in quel deposito di libri con quel vecchio moschetto italiano, quel Carcano del 1891 e esplodere quei colpi, sempre che sia stato lui a uccidere il presidente, perché continuano a non tornare tante storie. E poi perché lui doveva uccidere il presidente e perché 24 ore dopo Jack Ruby, un gestore di nightclub con agganci mafiosi, va a farsi giustizia da solo, aspetta l'uscita di Lee Harvey Oswald dalla stazione di polizia e in mezzo alla folla gli spara, uccidendolo. Perché? Sono tutte domande che ancora oggi, ormai sono trascorsi quasi 60 anni, non trovano una risposta. Perché? Proviamo a ripercorrere un po' lo scorrere degli eventi. John Fitzgerald Kennedy nel 1963 era giunto al suo terzo anno del mandato presidenziale. In quel novembre era prossimo ormai a chiudere l'anno e aveva già avviato il suo quarto anno, quello che avrebbe portato alla campagna elettorale del 1964. Era un presidente amato e chiacchierato al tempo stesso. Era un presidente che aveva, per tanti, evitato una terza guerra mondiale di stampo nucleare, prima con la crisi della Baia dei Porci, poi con quella dei missili a Cuba, ma era anche un presidente che si diceva aveva tradito la bellissima moglie con Marilyn Monroe. Era un presidente che aveva dato messaggi di speranza con il discorso di insediamento alla presidenza, con la nuova frontiera, con quel Ich bin ein Berliner pronunciato a Berlino, la città divisa simbolo della guerra fredda, ma era anche il figlio di una vecchia classe dirigente, di un ex senatore ed ex ambasciatore fortemente razzista, il quale era amico intimo di Joseph McCarthy, il padre del maccartismo, della paura rossa. Insomma, le tante contraddizioni di un uomo politico amato e sospettato. Amato da chi lo vedeva come un simbolo di speranza, sospettato o detestato da tanti ambienti diversi. Proviamo a fare una carrellata di questi detrattori
odiatori o avversari di John Fitzgerald Kennedy, perché forse all'interno di queste fila, forse lì si nasconde, se non il mandante dell'omicidio, comunque qualcuno che ha beneficiato di quell'omicidio o che sperava comunque di trarre qualcosa di vantaggioso. Sicuramente John Fitzgerald Kennedy non piaceva agli anticastristi. È il segreto di Pulcinella. Era stato Kennedy un anno prima a impedire l'appoggio aereo allo sbarco alla Baia dei Porci a Cuba. Lui si era opposto, non voleva coinvolgere direttamente le forze armate statunitensi perché temeva una ritorsione sovietica che avrebbe portato il mondo sull'orlo della guerra nucleare. Quindi contro Kennedy si erano schierati tutti quegli esuli da Cuba che speravano che l'America, gli Stati Uniti dessero loro una mano a tornare a casa e a rovesciare Fidel Castro. Poi c'erano i militari, l'ala più dura, intransigente del Pentagono, quella che propugnava invece una guerra contro l'Unione Sovietica, sicuri di poter vincere. Sicurezza abbastanza aleatoria, molto discutibile. Eppure c'erano dei personaggi all'interno delle sfere politico-militari degli Stati Uniti d'America decisamente convinti di potercela fare, all'interno degli stati maggiori congiunti, all'interno delle forze strategiche, all'interno dell'aeronautica, tutti convinti che quel presidente fosse un debole, un uomo che stava danneggiando l'America, non ne stava facendo gli interessi. Ma non ci sono solo gli anticastristi e i militari, ci sono alcuni lati della società americana, alcuni aspetti della società americana estremamente controversi, soprattutto nel sud, un sud che in quegli anni era ancora pervaso dalle richieste di abolire la segregazione razziale e di garantire pari diritti politici a tutti. Un Sud che in quegli anni votava, incredibile ma vero, democratico. Il Texas, quel Texas in cui è collocata Dallas, quel Texas in cui JFK muore, era governato da un governatore Connally democratico. Perché all'epoca, lo so, oggi suona strano dirlo, il Partito Democratico non ostacolava apertamente la segregazione razziale. Lo farà dopo, cambiando completamente i propri paradigmi politici, al punto da sovvertire gli equilibri. Da allora il sud degli Stati Uniti vota massiccio repubblicano. Sono cambiate un po' di cose rispetto ad allora. Ma all'epoca John Fitzgerald Kennedy non era visto di buon occhio neanche dai conservatori, da quella fascia della società americana che non voleva assolutamente rinunciare agli equilibri molto precari in ambito sociale emersi dalla vecchia guerra civile. Non si doveva toccare la società americana, cosa che Kennedy pensava invece, a quanto pare, di fare. E poi chi c'era ancora che poteva avere degli interessi nell'ostacolare Kennedy? La mafia italo-americana e non solo, che aveva visto in Kennedy un ostacolo, un uomo che non era disposto né a trattare né a chiudere un occhio sugli interessi della malavita organizzata. Una malavita organizzata che nei decenni precedenti aveva preso il controllo di diversi business illegali, prima l'alcol durante il proibizionismo, poi il gioco d'azzardo clandestino, la prostituzione e successivamente sarebbero arrivati i narcotici. John Fitzgerald Kennedy e la sua amministrazione non erano disposti a fare sconti e forse anche per questo la mafia poteva trarre dei vantaggi dalla morte di quell'uomo. Si è sospettato a un certo punto del coinvolgimento persino di Lyndon Johnson, il vicepresidente, l'uomo che sull'aereo presidenziale, sull'Air Force One, che riporta il cadavere di JFK a Washington per i funerali di Stato, presta giuramento come nuovo presidente, davanti alle lacrime della vedova inconsolabile di Jackie Kennedy. Ma Lyndon Johnson poteva avere degli interessi. Era un uomo del sud, Lyndon Johnson, era un uomo sicuramente tradizionalista, ma è difficile pensare che uno come lui potesse anche solo avere una mezza idea di prendere il posto violentemente del suo capo. Quindi gli anticastristi, i militari oltranzisti, i razzisti, la mafia, alcune fette della politica. Manca qualcuno all'appello? Beh, Lee Harvey Oswald aveva trascorso un periodo nell'Unione Sovietica. A lungo si è parlato di lui come di una spia del KGB o un agente istruito dal KGB per commettere l'omicidio eccellente. Ma Lee Harvey Oswald era una persona estremamente complessa, con un quadro personale non semplice e che non era proprio un tiratore scelto. Oltretutto
commettere un omicidio con un moschetto italiano di vecchio modello, a retrocarica manuale, pensando di colpire un bersaglio in movimento, avrebbe richiesto una perizia balistica eccezionale, una capacità da autentico cecchino professionista, cosa che Oswald non era. Da quel momento, da quando si è capito che Oswald non era questo tiratore infallibile, hanno cominciato a nascere diverse leggende sul suo conto, sul fatto che lui fosse un diversivo, un decoy, come dicono gli americani. Lo specchietto per le allodole, far ricadere su di lui la colpa di aver sparato quei colpi, mentre qualcun altro, magari dalla collinetta vicino o da sopra il tunnel, aveva sparato i proiettili letali. Troppe cose non quadrano. Anche il coinvolgimento eventuale del KGB. Perché uccidere Kennedy? Kennedy, d'altronde, un anno prima aveva risolto pacificamente e proprio tramite degli agenti sotto copertura del KGB la crisi dei missili di Cuba. Era stato lui a cercare il contatto non ufficiale con Khrushchev per riportare tutta la questione, diciamo, entro dei binari logici. Allora perché l'Unione Sovietica avrebbe dovuto tramare per l'uccisione di Kennedy? Per far salire, tra l'altro, un presidente come Johnson che aveva delle idee per certi versi più taglienti di Kennedy. Pensiamo che Lyndon B. Johnson sarà il presidente dell'escalation in Vietnam, mentre Kennedy aveva autorizzato i primi consiglieri militari, le prime forniture al Vietnam del Sud. Johnson sarà quello che porterà la guerra in Vietnam all'acme fino all'impegno di 500.000 di uomini e pensiamo anche che Johnson sarà il presidente che giustificherà l'impegno americano in Vietnam con la necessità di mantenere il sud-est asiatico libero dal comunismo. Quindi per quale motivo l'Unione Sovietica avrebbe dovuto tramare per far uccidere un presidente che era disposto al dialogo, a una politica distensiva tra i due blocchi? Per quale motivo? Nessuno è riuscito a trovare una risposta. Ma non ci sono solo i sovietici, gli anticastristi, i militari oltranzisti, i razzisti, alcune fasce politiche, la società americana contro Kennedy. Ci sono troppi nemici contro Kennedy. Si parla addirittura di cartelli della malavita francese, cartelli legati al traffico di eroina, e si parla anche del mondo arabo, perché d'altronde Kennedy qualche tempo prima aveva benedetto l'accordo Strauss-Peresh, quell'accordo che prevedeva il trasferimento in Israele di armamenti pesanti, principalmente pezzi di artiglieria e carri armati, dalla Germania federale verso lo Stato ebraico. Armi che servivano a Israele per ristrutturare le IDF, le forze di difesa, in vista di un sempre più probabile scontro contro Siria ed Egitto. Siria e Egitto che in quegli anni avevano fatto shopping invece in Unione Sovietica. La guerra fredda era in realtà bollente in Medio Oriente ed è chiaro che a Damasco, così come al Cairo, quel traffico di armi benedetto dal presidente degli Stati Uniti non piaceva. Una spia israeliana, Wolfgang Lotz, che in quel periodo era al Cairo, sotto la finta identità di un ex ufficiale dell'esercito tedesco in esilio, riferirà diverso tempo dopo che la sera in cui arrivò la notizia della morte di Kennedy si tenne un brindisi ospitato dallo stesso Wolfgang Lotz nei locali della scuola di equitazione che gestiva il Cairo come copertura. Un brindisi cui avevano partecipato degli ex scienziati nazisti impegnati nel programma missilistico e degli ufficiali dei servizi segreti egiziani. Un brindisi fatto col succo d'arancia per non offendere la religione musulmana degli ospiti. Un brindisi in cui qualcuno disse Kennedy, l'amico degli ebrei, è morto. Quindi anche gli arabi, anche Nasser, anche la Repubblica Araba Unita aveva interesse alla morte di Kennedy o magari aveva in qualche modo partecipato, non lo sappiamo. D'altronde Nasser è morto qualche anno dopo, Wolfgang Lotz è morto da alcuni anni e i protagonisti di quel periodo sono tutti passati a miglior vita da parecchio tempo. Eppure sono tutte questioni che restano aperte. Kennedy è stato dichiarato morto pochi minuti dopo essere stato portato al pronto soccorso di Dallas. D'altronde non c'era più niente da fare, lo si era capito già sulla limousine. Kennedy aveva tanti nemici. Qualcuno di quei nemici ha esultato, qualcun altro non ha commentato. Nessuno si è assunto la paternità o la responsabilità di quella morte. Forse perché è stata una morte tragica, come abbiamo detto, vista attraverso l'occhio di fotografie e di videocamere.
Forse perché è stata una morte scioccante che ha lasciato il mondo sbigottito. Molti quel giorno a Dallas, quella sera in Europa, temettero per una nuova guerra. Se fossero stati davvero i sovietici ad armare la mano degli assassini di Kennedy, questo avrebbe significato la guerra mondiale. Così non è stato per fortuna, ma il timore era quello. Ma allora, oggi, a distanza di quasi 60 anni, con molti americani che non sono convinti delle risultanze della commissione Warren, che ha affermato la colpevolezza di Lee Harvey Oswald e che ha respinto le tesi che riguardavano un coinvolgimento di agenti della CIA, agenti dell'FBI, di mafiosi, di anticastristi. Oggi, dopo quasi 60 anni, cosa resta di quel omicidio eccellente? Un omicidio che poi è stato seguito anni dopo dalla morte violenta e anche questa parzialmente oscura del fratello di JFK, Bobby. Cosa resta? Resta l'eredità di un clan di cui abbiamo già parlato, un clan potente e controverso. Resta l'esperienza monca di un presidente sognatore che aveva cercato il dialogo e che aveva dimostrato la propria umanità negli errori e anche in qualche piccolo scandalo. Resta soprattutto l'interrogativo, anzi un doppio interrogativo. Chi ha davvero ucciso JFK? E soprattutto perché?